Siamo giunti a Matteo 25, partiamo coi primi 13 versetti. Il regno dei cieli è simile a 10 vergini che prese le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. 5 di esse erano stolte e 5 sagge. Le stolte presero le lampade, ma non presero con sé olio. Le sagge invece, insieme alle lampade, presero anche dell'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e dormirono. A mezzanotte si levò un grido: «Ecco lo sposo, andategli incontro!» Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade, e le stolte dissero alle sagge: «Dateci del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono». Ma le sagge risposero: «No, che non abbia a mancare per noi e per voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene». Ora, mentre quelle andavano per comprare l'olio, arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e cominciarono a dire: «Signore, Signore, aprici!» Ma egli rispose: «In verità vi dico, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora». Ho già trattato versetti simili in precedenza, ma lo approfondiamo. Le vergini rappresentano l'integrità, la purezza. Le 5 vergini sagge sono l'integrità reale, le stolte sono quella apparente. Quando apparenza ed essenza coincidono, si ha coerenza, unione di intenti e saggezza. Con le vergini stolte, invece, l'apparenza ha avuto il suo sopravvento. In questo caso è impossibile riconoscere l'identità. Versetti 14-30. Avverrà come di un uomo che partendo per un viaggio chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2, a un altro 1, a ciascuno secondo la sua capacità, e partì. Colui che aveva ricevuto 5 talenti andò subito a impiegarli e ne guadagnò altri 5. Così anche quello che ne aveva ricevuti 2 ne guadagnò altri 2. Colui invece che aveva ricevuto un solo talento andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con lui. Colui che aveva ricevuto 5 talenti ne presentò altri 5 dicendo: «Signore, mi hai consegnato 5 talenti. Ecco, ne ho guadagnati altri 5. «Bene, servo buono e fedele», gli disse il suo padrone. «Sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone». Presentatosi poi colui che aveva ricevuto 2 talenti, disse: «Signore, mi hai consegnato 2 talenti, vedi, ne ho guadagnato altri 2. «Bene, servo buono e fedele», gli rispose il padrone. «Sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone». Venuto infine colui che aveva ricevuto un solo talento, disse: «Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Per paura andai a nascondere il tuo talento sotterra. Ecco qui il tuo». Il padrone gli rispose: «Servo malvagio e infingardo, sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri, e così ritornando avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglietegli dunque il talento e datelo a chi ha 10 talenti, perché a chiunque ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. E il servo fannullone gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti». Questa parabola è stata trattata già precedentemente, ma andiamo un po' più in profondità. Rappresenta la responsabilità di ognuno di rendersi utili esprimendo il massimo di se stessi con i mezzi a disposizione qui e ora. Massima responsabilità secondo le proprie capacità. Andiamo con ordine. Il talento è l'unità di misura che indica il valore. In passato esso era una moneta d'oro, quindi un qualcosa di peso, sia in termini fisici sia valoriali. Il talento è qualsiasi capacità innata dell'essere umano. Qualcuno ne possiede uno, qualcun altro ne ha molti. Ognuno secondo la propria capacità di svilupparli, moltiplicarli e porli a servizio dell'umanità e della natura. La quantità posseduta dipende dall'età dell'anima. Anime adulte ne hanno in maggiore quantità e qualità rispetto ad anime bambine. Indipendentemente dal numero e dal peso, ogni talento è dato perché sia valorizzato. Quando ciò non avviene, accade che sia sottratto e dato a chi è in grado di farlo fruttare. Tutto in natura evolve in prosperità e abbondanza.
Perché dunque quel talento è tolto al servo infedele? Per cattiveria? No, perché egli per pigrizia si è rifiutato di moltiplicarlo. Inoltre il suo servizio è stato inutile e dannoso, perciò è gettato nel posto che gli spetta, nelle tenebre, affinché possa ricominciare il suo cammino verso la luce della comprensione. Perché viene consegnato a chi ha 10 talenti? Perché questo è dimostrato di rendersi utile nella prosperità, stato naturale dell'essere umano. Chi si adopera parassita sociale sarà destinato a vivere nella mancanza, chiunque renderà servizio è destinato all'abbondanza. Versetti 31-46. Quando il figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i suoi angeli, si siederà sul trono della sua gloria. E saranno riunite davanti a lui tutte le genti. Ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri, e porrà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che staranno alla sua destra: venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo. Perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere. Ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo veduto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato, o nudo e ti abbiamo vestito? E quando ti abbiamo visto ammalato o in carcere, siamo venuti a visitarti? Rispondendo, il re dirà loro: in verità vi dico, ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Poi dirà a quelli alla sua sinistra: via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere. Ero forestiero e non mi avete ospitato, nudo e non mi avete vestito, malato in carcere e non mi avete visitato. Anche se allora risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato o assetato, forestiero o nudo o malato o in carcere e non ti abbiamo assistito? Ma egli risponderà: in verità vi dico, ogni volta che non avete fatto queste cose a uno dei miei fratelli più piccoli, non l'avete fatto a me. E se ne andranno. Questo è il supplizio eterno e i giusti alla vita eterna. Ho già descritto in precedenza il simbolismo del capro e della pecora, che ritorna anche in questo contesto, dove essi sono posti a sinistra e a destra del re, il padre. La destra è l'est, l'alba, l'inizio di un nuovo giorno, l'avvenire, mentre la sinistra rappresenta l'ovest, il tramonto, la fine e il passato, quel passato che va purificato per divenire un presente al servizio dell'avvenire. Chi è a destra quindi è pronto a un nuovo inizio. Chi sta a sinistra deve prima procedere alla purificazione, come facevano i capri espiatori nel deserto dopo essersi caricati dell'impurità degli esseri umani.